Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Vedete? C'è qualcuno oggi con me nel video. Sigla! Ok ragazzi, oggi siamo qua perché volevo presentarvi insieme ad Andrea Aikos Illuma One. Ebbene sì, Luca YouTube a Aikos Illuma One. Allora, cosa dirvi di questo prodotto? Giusto due paroline. Io ho preso due appunti per non sbagliare, non tanto per qualcosa, ma vogliamo farvi una recensione, giusto Andrea? Con i contro non si può dire. Presentiamo questo nuovo prodotto e ringrazio Andrea per essere qua con me oggi perché mi ha dato questa enorme possibilità. Cosa possiamo dire di questo prodotto? Sicuramente vediamo questo gommino, chiamiamolo alla base, per avere un ottimo grip. Qui troviamo esattamente l'alluminio come il Luma Prime, ce l'abbiamo qua, vedete che è un pezzettino di alluminio e un pezzettino di gomma per evitare di perderlo tra le mani poi quando si fuma, no? Caratteristiche principali, giusto un paio di caratteristiche, poi magari passiamo alla vera e propria recensione di questa bellezza. Ragazzi, averla tra le mani è uno spettacolo. Partiamo dal layout di questo dispositivo che ha questo tastino che è un tastino fisico, ragazzi, non è touch. Io lo vado a premere e vediamo qua i LED che ci dicono esattamente quanta batteria abbiamo ancora disponibile. Questo qua è lo sportellino come la Multi. C'è cambiato veramente poco l'esperienza di fumo, ma Aikos Illuma ci vuole dire qualcosina di più, soprattutto per questa One, perché finché non andiamo ad aprire lo sportellino, ragazzi, Aikos Illuma One non parte, quindi questo è sicuramente positivo, giusto Andrea? Perfetto. Allora, abbiamo una batteria di 1750 mAh, ottima batteria che ci dà sicuramente una durata di una giornata, soliti 6 minuti, quindi 14 tiri disponibili per la nostra Aikos Illuma One. Ma ragazzi, la vera figata, che io non mi stancherò mai di dirlo, che con questo dispositivo ci possiamo andare a fumare più di 20 stick consecutivi, ragazzi, sottolineo consecutivi. Per far funzionare questo dispositivo dobbiamo andare ad aprire la nostra Aikos, inserire lo stick, cliccare questo bottoncino. Ora direi ragazzi che possiamo passare alla prova di fumo. Vedi che anche Andrea lo sa, ormai il format già lo conosciamo tutti. Prova di fumo! Allora, il dispositivo va aperto, quindi apriamo questo sportellino, ci andiamo ad infilare il nostro stick all'interno e vedete? Niente auto start. Fino a che noi non andiamo a premere questo tasto, vibra, vedete che il LED di stato si va ad accendere e vediamo se riusciamo a far vedere questo fantomatico fumo che viene fuori da questa Aikos Illuma One. Vedete il fumo che produce, che è fuori dal normale? Ok ragazzi, ha vibrato e la cosa veramente positiva è che questo LED che vedete, man mano che noi andiamo a fumare, lui scenderà fino alla fine. Quando siamo arrivati alla fine del LED di stato ci dice ragazzi hai finito di fumare. Quindi possiamo sempre vedere e tenere d'occhio quanto tempo dobbiamo ancora fumare. Ragazzi, prova di fumo. Fumo pazzesco. Fumo veramente pazzesco. Insieme ad Andrea io stavo fumando l'Aikos Illuma One e Andrea stava fumando la mia Aikos Illuma Prime. Ci siamo scambiati un pochino di idee rispetto a questi due dispositivi e siamo arrivati insieme tutte e due a dire che Aikos Illuma One batte Aikos Illuma Prime. Ora vi dico il perché. Arrivate fino alla fine del video, che almeno lo sapete. Guardate il fumo che produce questa Aikos Illuma One. È veramente pazzesco. Calore, aroma,
non c'è nulla da dirvi, ragazzi, è veramente uno spettacolo. Poi quando ce l'avrete in mano e la potrete utilizzare, sicuramente qua sotto ne vedremo delle belle. Una cosa che Andrea mi ha detto, io adesso farò una cosa che sicuramente non vi piacerà, ma è doverosa, dovete saperlo. Ipotizziamo di essere da un dottore, fuori in attesa, arriva la nostra chiamata, dobbiamo entrare. Sto fumando, vedete che il LED di stato è sceso di un pallino? Perfetto, faccio l'ultimo tiro, sono di fretta, fatto l'ultimo tiro, vabbè, dove me lo metto sto stick? Vabbè, facciamo così, truc, e Aicos illuma, si spegne. Quindi non abbiamo nessun tipo di problema, ma è sicuramente positivo sia per il prezzo che per il dispositivo, per il colpo in gola, per l'aroma, per il calore, veramente top. Ragazzi, considerazioni finali. Bene ragazzi, eccoci giunti alle considerazioni finali. Dopo vi passo Andrea e vi faccio dire magari un paio di paroline, visto che lui è da molto più di tempo di me che utilizza questo dispositivo, ovviamente se sei d'accordo. Ok. Allora, cosa dirvi di questo dispositivo? Sicuramente il prezzo è già una bomba, perché abbiamo l'esperienza di fumo di Aicos Illuma che ci porta a cambiare tutto quello che abbiamo fatto sino ad oggi. Punto primo. Punto secondo, è un dispositivo che già questa gomma ce la fa tenere in mano in un modo differente rispetto ad Aicos Illuma Prime, perché Aicos Illuma Prime ha un grosso difetto, che è tutta in alluminio, e Andrea la sta fumando, può dirlo, è scivolosa, ci scivola proprio dalle mani, ed è una cosa che io ho notato subito, e da che ho preso in mano questa qua è veramente un altro tipo di esperienza. Positività è sicuramente quello che vi ho detto del fatto che una volta tolto lo stick si va a spegnere il dispositivo, non ha l'autostart, ma queste secondo me sono delle piccolezze rispetto a quello che noi andiamo effettivamente a fumare, perché è un dispositivo innovativo. E che dire, ragazzi, la dice veramente lunga. Cioè, se veramente in Italia dovesse costare 69 euro, buttiamo via la 3Duo. Io direi che siamo giunti a dire quello che ci stavamo dicendo prima. Rispetto a Aicos Illuma Prime, questo ho notato che è un dispositivo che ci dà molto più calore, molto più colpo in gola. Cioè, io attualmente ho fumato una Silver e una Maue Wave. Rispetto a Illuma Prime, tu stai fumando questo molto più forte. esatto. Sto fumando una la Maue che io fumo Maue. Ok. Noto la differenza che la One è molto più forte come sapore. Molto. Beh, sicuramente c'è da dire una cosa, che questo è un dispositivo, come vi ho detto già nella recensione di Illuma Prime, che è un dispositivo che ci sta nel taschino, vedete che 15 centimetri ci siano tutti. E come stavamo appunto dicendo, è un dispositivo da 1 a 10, quanto possiamo dire rispetto a Illuma Prime? Un voto superiore. Sull'8, sul 9. 8-9 è il giudizio che noi gli diamo a Illuma One. Come vi ho detto ragazzi, è tutta estetica, Cioè sono praticamente due dispositivi identici, ma con caratteristiche abbiamo visto nettamente differenti. Quindi io ve li porto sul canale, vi dico quali sono i pro e i contro, e poi sta a voi giustamente a decidere esattamente quanto spendere rispetto alle vostre tasche. Ragazzi, io direi che facciamo un cambio di posto, vi passo Andrea. Cosa ti piace realmente, o meglio, quando hai provato il Luma One, cosa ha cambiato effettivamente da un Aicos 3Duo rispetto a Aicos Illuma? Cioè, è questo che io voglio trasferire a chi ci sta seguendo, perché sai, finché parlo io, sono io. Già una persona comunque diversa dal canale che vi dice la sua,
che oggi diventa anche lui protagonista, e ringrazio ancora per questa opportunità di provare il Luma One. Lascio la parola a lui. Ok, ciao a tutti e ringrazio ancora Luca per l'opportunità. Sono un iscritto al canale. Intanto l'esperienza con Luca. Luca trasmette amicizia, perché praticamente il gruppo Telegram dove noi siamo iscritti, e vi invito a iscrivervi perché veramente è come parlare tra amici. Si parla sì maggiormente di Icos, ma credetemi parliamo anche di tutt'altro. Come esperienza, allora vabbè, fumo Icos da 2 annetti, partito con la 2.4 Plus, arrivato alla 3 Duo, ma arrivato alla Iluma, signori, il discorso cambia. Ho avuto sempre problemi per esempio con l'Icos 3 Duo, ho voluto cambiare, mi sono preso la Lil e mi piace la questione, appunto ho preso la Iluma One per un motivo di portabilità. Portabilità perché io non ho più il charger. Allora, il charger, ora non so voi, o comunque credo per esperienza, vedendo altri siti, forum, parlando con altre persone per esperienza, c'ha sempre problemi il charger. E io questa cosa la volevo eliminare, comprando la Lil. Poi ovviamente la Iluma mi ha portato subito a... piuttosto a sceglierla... Sì, esatto. Se vuoi vederla è qua. Piuttosto a sceglierla che senza charger. Tutto in uno, all in one, un dispositivo all in one, 20 stick consecutivi, spettacolo, anche quindi un pacchetto di sigaretto, anche un po' di più, dipende sempre dall'utilizzo, cambia completamente il modo di fumare. A livello di confronto tra adesso che hai provato il Luma, sì, è molto meglio la One, devo dire la verità, ma non perché sono un suo utilizzatore, ma facendo il confronto adesso il colpo in gola è migliore, molto più sapore, è più caldo il fumo, lo trovo molto più caldo il fumo della One, e questa cosa mi fa piacere perché giustamente io presi questa per una questione anche economica, ovviamente costa molto ma molto di meno, però noto con piacere che è molto meglio. Digli ai ragazzi di iscrivervi al canale, va. Iscrivetevi al canale. Sono sempre io. Sì, no, iscrivetevi al canale. Ne vale la pena, ne vale la pena. Iscrivetevi al canale, va. Ne vale completamente la pena. Ecco. E questo, ragazzi, cambiate. Chi è utilizzatore di Icos cambia completamente la vita. Comunque sia, l'esperienza di fumo è tutta un'altra roba. Già l'avevo provata tanto tempo fa e già all'epoca la differenza si notava, perché comunque sia Icos 3 Duo dopo un po' di utilizzo, non lo so, ora no, parlo per me, sento quella sorta di bruciato. Dopo un po' l'aroma va a scemare e senti più l'aroma di bruciato, e a me questa cosa già non piaceva. Già mi è cambiato un pochettino con la Lil. Con la Lil riesco ad avere quell'aroma in più, sì, un minuto in meno, ma un aroma in più, e a me va bene, comunque sia. Se sei bravo e stai attento riesci a fare una giornata, a meno che non sei un compulsivo, fai una giornata tranquillamente. Esatto. Esatto. Da drogati proprio. Quindi io per mia esperienza personale ve la consiglio. Adesso facendo questo piccolo confronto ne vale ancora di più la pena. Ottimo fumo, ottimo aroma e soprattutto economia. Grazie ancora Luca, grazie mille. Bene ragazzi, abbiamo concluso il video, spero che vi sia piaciuto questo confronto diretto con Icos Illuma One e Icos Illuma Prime. Ho voluto fare questo confronto non tanto per qualcosa, ma per farvi vedere esattamente quanto possono cambiare due dispositivi apparentemente simili, ma ragazzi, questa oggi ha letteralmente vinto. Siamo giunti alla fine ragazzi, ormai questo sarà un video lunghissimo, ma vi chiedo di lasciare un like a questo video se vi è piaciuto, iscrivervi al canale. Ragazzi, siamo quasi arrivati alla fine, quindi iscrivetevi al canale. Dai ragazzi che facciamo una mega live tutti insieme con un sacco di sorprese. Ragazzi, al prossimo video, ciao!